Vediamo ora come creare degli utenti che possano usare l'address book, per esempio, la rubrica, con varie gerarchie. Quindi andiamo su Tibula, Administration, Users, vediamo gli utenti attualmente presenti, ovviamente sono solo admin, creiamo un nuovo utente che chiamiamo user1, mettiamo una password, mettiamo come modulo di default l'address book e come lingua di default l'inglese. Lo salviamo e proviamo ad entrare con questo nuovo utente. User1, eccoci qua. Ovviamente non abbiamo niente, abbiamo solo la maschera di ricerca a questo punto, perché appunto non abbiamo assegnato nessun permesso né niente. Andiamo quindi ad assegnare i permessi, andiamo su permissions, vediamo che appunto non è presente nessun permesso. C'è da notare appunto questo bottone qua in alto, quando è presente, ci permette di collegare al modulo attualmente in editing altri moduli. Quindi appunto andiamo su permissions, cerchiamo i permessi per il modulo address book ed eccoli qua. Colleghiamo tutti i permessi presenti meno link e unlink perché non ci servono, gli altri ci servono tutti, sì. E quindi a questo punto l'utente user1 avrà dei comandi disponibili e quindi la possibilità di utilizzarli. Andiamo a verificare effettivamente i permessi, eccoli qua presenti. Adesso sono indicati da questo simbolino qua sulla sinistra che è il simbolo punto di collegamento. Posso fare una ricerca, già che ci siamo appunto, di tutti i permessi disponibili nel sistema e vediamo che appunto non appare quel simbolo fino ad arrivare all'ultimo che è address book, che mi indica che questi simboli sono presenti. Volendo posso aggiungere link, per esempio. A questo punto anche link è presente, non avrebbe senso per questo modulo perché non ha moduli collegati, però posso aggiungerlo e toglierlo. Posso fare anche una ricerca, posso indicare nel campo di ricerca, quando sono nella modalità di linking, che voglio visualizzare solo i moduli collegati o meno. Basta, a questo punto, già che ci siamo, abbiamo introdotto anche il discorso del linking. Ok, torniamo quindi all'utente, vediamo che è stato creato l'utente, bueno, l'utente era già presente. Adesso andiamo a verificare se effettivamente i comandi sono disponibili, eccoli qua. Ho a disposizione search, new edit. Come possiamo vedere, ovviamente non appare niente, nonostante la tabella, nonostante l'utente admin abbia inserito dei dati, non appaiono per l'utente user1 perché chiaramente l'utente user1 non ha i permessi per vedere i dati inseriti da admin. Vediamo adesso come, intanto aggiungiamo dei dati come admin, come user1 e mettiamo per esempio Minnie mouse che ha una driving license ed è nata nel 2022 per esempio, anche lei a gennaio però l'8, e abita anche lei a Disney World. Salviamo, andiamo a vedere se è presente, eccola qua. Adesso andiamo a fare la stessa ricerca come admin. Essendo admin proprietario di user1, admin potrà vedere, modificare e eliminare anche Minnie, che è qua presente appunto. Vediamo adesso come permettere a user1 di vedere anche i dati di admin. La procedura è abbastanza semplice, torniamo come admin su amministrazione, creiamo un nuovo gruppo che chiameremo address book group. E lo salviamo. A questo punto in address book facciamo due cose importanti. La prima è che colleghiamo dei moduli e chiaramente il modulo che andiamo a collegare è address book. Quindi stiamo creando un gruppo che si chiama address book users al quale colleghiamo il modulo address book. Quindi tutti i partecipanti al gruppo address book users avranno la possibilità di condividere i propri dati
relativamente alla tabella address book. Verifichiamo che appunto sia stato collegato correttamente e adesso facciamo un secondo passaggio, cioè torniamo su users, andiamo su admin e colleghiamo il gruppo address book. Quindi admin appartiene al gruppo address book. Adesso facciamo la stessa cosa con user1, colleghiamo anche user1 al gruppo address book e a questo punto dovremmo poter vedere i risultati anche di admin e appunto eccoli qua. Siamo in user1 e vediamo i risultati anche di admin. Praticamente condividiamo i permessi, gli stessi permessi di admin relativamente a questo modulo. Ora, oltre a poter eseguire questo tipo di operazione, Groups ci permette anche di condividere i permessi. Per cui se io adesso torno, diciamo che a questo punto per semplicità creiamo un terzo utente che chiameremo user2, quindi ecco qua un terzo utente che si chiama user2, al quale assegniamo una password, mettiamo di default il modulo address book, sempre in inglese, e lo salviamo. Adesso proviamo a entrare come address2, come user2. Eccoci qua, appunto non abbiamo i comandi. Ora, invece di assegnare i comandi a user2 come abbiamo fatto per user1, seguiamo una procedura differente, cioè torniamo a groups, cerchiamo il gruppo address book e assegniamo a groups i permessi per poter operare su address book. In questo modo tutti i partecipanti al gruppo address book non solo potranno vedere il modulo address book, ma potranno anche avere accesso ai comandi che stiamo collegando al gruppo stesso. Quindi a questo punto torniamo su amministrazione, andiamo su users, cerchiamo user2 e semplicemente, senza bisogno di aggiungere nessun permesso, come vediamo non ha nessun permesso in questo momento attivo, aggiungiamo user2 al gruppo admin, torniamo su user2, dunque appunto siamo tornati su user2, andiamo a vedere appunto sono apparsi quei comandi, quindi non solo avremo i comandi disponibili, se non anche tutti i dati già precedentemente inseriti sia da admin che da Mickey Mouse, che da user1. E con questo abbiamo concluso.